Gilles Bourre, il mistico bambino che consegnò un messaggio al Papa. Gilles Bourre è nato il 27 novembre 1944 a Mayenne, in Francia, durante la festa della medaglia miracolosa. La Madonna gli è apparsa per la prima volta quando aveva meno di 3 anni, stabilendo un profondo legame materno-filiale che ha perdurato per 11 anni. Era il terzo di 5 figli, figlio di Gabriel Bourre, un idraulico, e Madeleine, una casalinga. La sua vita è stata segnata precocemente da un intervento divino, poiché gli è stata diagnosticata la meningoencefalite, una forma di meningite con encefalite, all'età di 9 mesi. A quel tempo, la malattia era spesso mortale e non esistevano farmaci efficaci in Francia, ma miracolosamente Gilles ha superato la malattia. Una suora delle piccole sorelle dei poveri, amica della famiglia di Gilles, regalò loro 2 biglietti di preghiera contenenti reliquie da collocare sotto il cuscino del bambino durante la sua malattia. Una reliquia era di Santa Teresa di Lisieux, e l'altra apparteneva a padre Daniel Brottier della congregazione di Saint-Esprit e ex missionario in Africa, nonché direttore di un orfanatrofio a Parigi. Nonostante 3 notti senza miglioramenti evidenti, la quarta notte i genitori trovarono Gilles senza dolori e con la febbre completamente scomparsa, senza spiegazioni apparenti. I genitori notarono che sulle guance del bambino c'era un rossore a forma di T. Inoltre, mentre la reliquia di padre Brottier sotto il cuscino era intatta, quella di Santa Teresa di Lisieux mancava, tranne per i 2 fili rossi che reggevano la reliquia. Per Madeleine e Gabriel Bourre, questo evento fu interpretato come un segno che la piccola Teresa aveva interceduto presso Dio per la guarigione del loro bambino. Il 30 settembre 1947, la famiglia Bourre si trova ad Arcachon. Gilles, un bambino di 2 anni e 10 mesi, sembra essere come tutti gli altri bambini. Tuttavia, in questa data, ha la sua prima apparizione della Vergine Maria, che gli chiede di recarsi a Espis, dove altri l'hanno già vista. A questo punto i genitori decidono di recarsi ad Espis insieme al figlioletto. Effettivamente, il 22 agosto 1946, Claudine e Nadine Combalbert, mentre si occupavano delle oche nel bosco vicino a Espis, avevano visto improvvisamente una signora vestita di nero, con un abito decorato con margherite. Il giorno successivo, anche un altro bambino riferisce di averla vista. Dal 31 agosto, un uomo di circa 40 anni afferma di avere anch'egli visioni della Vergine, che dichiara di essere l'Immacolata Concezione. Una volta giunto a Espis, il padre di Gilles chiese a uno dei presunti visionari di accompagnarlo per verificare le parole di suo figlio. La sera del 30 settembre 1947, uno dei veggenti visitò la famiglia Bourre per incontrare il piccolo Gilles. Secondo la testimonianza del veggente, nel giardino di casa vide la Beata Vergine con l'aspetto di Nostra Signora di Lourdes. Quando Gabriel Bourre e 3 dei suoi figli, tra cui Gilles, arrivarono, solo quest'ultimo, stando a quanto riferito, vide la bella signora. Gilles descrisse così la visione. La Madonna è sull'acqua. Divide l'acqua con un bastone. Vedo 2 bastoni nel cielo. Spiegando con le mani ciò che in realtà rappresentava una croce, usando il suo linguaggio infantile. Successivamente, descrisse qualcosa di spaventoso. Un fumo giallo si alzava nel cielo e la Vergine piangeva. L'8 dicembre 1947, Gilles vede una grande croce nel cielo, e 2 giorni dopo, Santa Teresa di Lisieux gli appare mentre getta i suoi fiori. Successivamente, la famiglia Bourre compie un pellegrinaggio a Lourdes. Gilles sostiene che la sua Madonna è più bella di come viene rappresentata a Lourdes. Durante una delle apparizioni, la Vergine versa lacrime di sangue e, 2 giorni dopo, bacia Gilles. A causa del parere negativo delle autorità su Espis, la famiglia decide di allontanarsene. Tuttavia, le apparizioni continuano nella loro casa, nella stanza di Gilles e nel giardino. Gilles descrive una pioggia di croci durante questi eventi. Il 15 agosto 1948, Gilles, a quasi 4 anni, ebbe una visione che descrisse in modo pittorico. Con le sue parole, disse: Vedo un grosso bottone. La terra è sopra
una grossa bestia, simile a una lucertola, con una grande coda e grandi zampe avvolte attorno ad esso. Non lontano, vedo un signore con le piume addosso alla schiena. In modo forse inconsapevole, Gilles aveva appena descritto in modo originale l'arcangelo San Michele e la figura di Satana che influisce su questo mondo. In questa visione, Maria, vestita di azzurro ma senza velo, chiese a Gilles di seguire la processione organizzata dai pellegrini di Espis e di cantare. Nelle settimane successive, la Vergine gli rivolse molte preghiere. Il 13 ottobre 1948, durante un'apparizione, Gilles ricevette rivelazioni sulle lotte condotte dall'arcangelo San Michele a beneficio delle anime. Il 13 dicembre, Maria confida a Gilles un segreto destinato esclusivamente al Papa. Quando il padre chiede spiegazioni, Gilles risponde: Lei mi ha detto una cosa da dire al Papa e se te la dicessi sarebbero 2 peccati. Lasciando intendere che il segreto potesse contenere 2 parti. Ora, l'idea di andare a Roma, dove vive colui che sostituisce Gesù sulla terra, occupa la mente di Gilles. Secondo la testimonianza, all'inizio del 1949, nonostante avesse solo 4 anni, il bambino partecipa in modo significativo alla Quaresima. Il 13 maggio 1949, afferma di aver visto la Vergine lungo la Via Crucis e di aver sperimentato alcuni dei dolori provati da Gesù. Il 12 giugno, Gilles riceve la prima comunione in un clima di semplicità e devozione spirituale. Durante l'estate del 1949, continua a ricevere apparizioni e udizioni il 13 di ogni mese, con 2 ulteriori visioni il 15 agosto. Dopo ripetute richieste della Signora delle Visioni e le insistenze di Gilles, viene organizzato un primo viaggio a Roma, nonostante le difficoltà finanziarie della modesta famiglia. A causa dei limiti finanziari, solo Gilles e suo padre partono per Roma. Il 12 dicembre 1949, Gilles e suo padre ottengono un incontro semiprivato con Papa Pio XII, ma quel giorno il bambino decide di non rivelare il segreto della Signora al Papa, poiché la Madonna gli aveva chiesto di farlo in privato. Gilles è deluso, ma insiste nel consegnare il messaggio in modo riservato. Inizia così la pianificazione di un secondo viaggio. Tuttavia, poco dopo la famiglia riceve una brutta notizia per posta. A causa della decisione del vescovo locale riguardo alle apparizioni di Espis, è stato comunicato che il Santo Padre non concederà una seconda udienza a Gilles. 8 giorni dopo, la Signora delle Visioni chiede nuovamente a Gilles di recarsi in Vaticano per comunicare il segreto, e misteriosamente, nei giorni successivi, gli ostacoli sembrano misteriosamente scomparire. In qualche modo, le difficoltà vengono rimosse a livello più elevato del Vaticano. Il 1 maggio 1950, Papa Pio XII ricevette Gilles in un'udienza privata, con il giovane di soli 5 anni e il sovrano pontefice presenti. Dell'incontro privato sono state rivelate poche informazioni, ma è degno di nota che il piccolo Gilles fu presentato al Papa dal cardinale Montini, futuro Papa Paolo VI. In questa occasione, Gilles consegnò a Papa Pio XII il messaggio che la Vergine Maria gli aveva affidato. La Santa Vergine non è morta, è salita al cielo con il suo corpo e la sua anima. 6 mesi dopo, il pontefice proclamò infallibilmente il dogma dell'assunzione al cielo in anima e corpo della Beata Vergine Maria. Sembrerebbe che Pio XII avesse chiesto a Dio durante l'anno santo del 1950 un segno che potesse illuminarlo sul dogma dell'assunzione della Vergine, e questo evento sembrava essere il segno atteso. Da quel momento fino al 1958, Gilles continuò a vedere la Madonna a intervalli regolari. Il 13 maggio 1950, annunciò: Il 13 giugno, devo avere un abito bianco. Camminerò a piedi nudi, come il bambino Gesù, per la conversione dei peccatori. Questo momento è stato immortalato in immagini fotografiche. Il 15 agosto 1958, la Vergine apparve per l'ultima volta. Gilles ritornò alla casa del padre il 26 febbraio 1960.
Da allora, le testimonianze di grazia e conversioni si sono moltiplicate.